Ciao a tutti e ben ritrovati finalmente di nuovo nel mio studio. Lo so, ogni tanto sparisco, mi riprometto sempre di essere più costante, ma poi puntualmente capita qualche impegno, un po' di lavoro in più e quindi devo lasciare i miei buoni propositi. Però ecco, finalmente oggi ci sono di nuovo. In questo periodo, tanto per cambiare, sono capitate un po' di committenze. Intanto sto lavorando, come ho anticipato in qualche video, alla mia prossima mostra personale e naturalmente sto continuando a seguire i miei studenti su Patreon, che sono sempre più numerosi, con i quali ci ritroviamo periodicamente per dipingere insieme in diretta streaming, per parlare dei lavori che hanno svolto, per vedere un po' di artisti da scoprire e chiaramente per affrontare insieme tanti esercizi dedicati al disegno e all'acquerello. Oltretutto la notizia della prossima mostra che farò nel 2025 è piaciuta particolarmente e quindi c'è stata un'intervista su Rai 3, un'intervista su un quotidiano regionale della Sardegna, qualche intervista a radio, qualche articolo che a loro volta mi hanno impegnato, anche se chiaramente fa sempre tanto piacere. Di tutto questo chiaramente vi metto il link qua sotto, così se volete, se avete il tempo e vi fa piacere andare a vedere l'intervista su Rai 3, le interviste scritte, gli articoli eccetera, trovate tutto qua se volete un po' curiosare. In questi giorni sto ultimando un quadro, anzi è quasi finito ormai, il quadro che vedete qua alla mia sinistra, ed è un quadro che sto eseguendo appunto per l'esposizione. Ho pensato, perché non far vedere come faccio l'ultimo pezzettino, cioè con la mia tecnica come eseguo magari uno di questi tanti palazzi. Si tratta di una vista di Cagliari presa da uno dei tanti belvedere della città, con uno sguardo verso l'interno della Sardegna, quindi non verso il mare ma verso le montagne. È un lavoro che ho eseguito pezzo per pezzo, quindi lavorando prima su una parte poi spostandomi su un'altra, e alla fine mi è rimasto questo piccolo pezzettino che è quello che dipingeremo oggi insieme. Se volete potete guardare semplicemente questo video per curiosare un po' e vedere come dipingo quando faccio i miei quadri e non magari quando propongo esercizi di tecniche differenti, oppure perché no, potete anche divertirvi e provare a dipingere insieme a me. E se volete dipingere insieme a me, naturalmente vi serve la fotografia che avete già ricevuto se siete già iscritti alla mia newsletter, oppure che potete ricevere iscrivendovi appunto alla mia newsletter, di cui vi lascio il link qua sotto. Dopodiché naturalmente vi occorreranno i vostri acquerelli, pennello e un ritaglio di carta se riprodurrete il pezzettino che vi propongo. La carta che utilizzo io è una grana dolce della Fabriano da 320 grammi, ma va abbastanza bene anche una grana fine. Vi sconsiglio la grana grossa perché per fare i dettagli è un po' troppo ruvida. E detto questo, iniziamo e buon divertimento a tutti! Naturalmente per fare questo lavoro ho prima eseguito il disegno, di cui vedete l'ultimo pezzettino, cioè il disegno definitivo, che è appunto quello che è rimasto nell'ultimo palazzo. Quello che sto facendo adesso è preparare il colore più chiaro che individuo nell'edificio e dopodiché stendo questo colore su tutta la superficie. Come avete visto dalle precedenti inquadrature, il dipinto è montato su un pannello verticale attaccato a parete. Io abitualmente dipingo così ed è molto più facile, mi trovo meglio perché questo mi dà la possibilità di fare piccoli dettagli e magari immediatamente fare due passi indietro e guardare l'effetto dei dettagli a colpo d'occhio nell'insieme del dipinto, cosa impossibile quando si dipinge da seduti, e soprattutto dipingo in piedi perché poi i quadri sono un po' più grandi di quelli che vi propongo abitualmente nei tutorial di YouTube. E fatto questo, poi una volta che asciuga il colore preparo un marron grigio che stendo nelle parti in cui individuo questo colore. Qual è la mia tecnica? In cosa consiste? Beh, molto semplicemente mi sono reso conto che è molto più veloce lavorare per settori. Cioè, invece che concentrarmi su tutto il quadro e fare una prima velatura di tutti i colori, quindi ogni volta cercare un colore nuovo, dare una velatura, poi lasciarlo, passare ad altro e poi magari tornarci dopo un'ora o dopo un giorno, è più veloce se mi concentro sui singoli pezzi del dipinto. Cioè, sto facendo un quadro in cui ci sono tanti palazzi, come in questo caso, ecco, dipingo palazzo per palazzo. Non appena finisco un palazzo, passo a quello a fianco. Dopo che ho fatto questi due palazzi, continuo ad andare su quello a fianco e così via, fino a quando non completo tutto il dipinto. È chiaro che ci vuole un po' di esperienza, bisogna saper bilanciare, perché altrimenti il rischio è che una parte venga più scura e l'altra troppo chiara, però con un po' di occhio e un po' di esperienza si può provare, e anche se non si ha esperienza può essere divertente fare una prova. Quello che sto facendo adesso comunque è rafforzare lo stesso identico colore di prima passandolo sulle ombre. Quando lavoro per conto mio in autonomia non utilizzo il bistro, quindi distribuisco tutti i colori più luminosi, quelli più chiari in assoluto, dopodiché rafforzo i colori nelle ombre.
Adesso sto facendo un piccolo dettaglio e non metterò le ombre fino a quando tutti i colori di questo palazzo non saranno disposti sulla superficie del dipinto. Modificando anche leggermente i colori della fotografia, mi diverto a questo punto anche senza disegno ad aggiungere magari le tapparelle delle finestre e poi magari, non so, gli infissi delle finestre. Lo faccio semplicemente, come vedete, facendo prima il contorno col pennello e poi riempiendo la parte che racchiude questo elemento architettonico. E posso anche non farli, le finestre potremmo farle semplicemente tutte nere o tutte blu. Chiaramente questo dipende anche dalla dimensione del dipinto. Se ci troviamo di fronte a un dipinto mediamente grande, come in questo caso, a quel punto mettere qualche dettaglio in più è necessario, cioè non posso ridurmi a fare tutte le finestre semplicemente blu o nere, almeno in primo piano, cioè la parte in cui appunto questi elementi sono più grandi. Posso farlo magari sullo sfondo, vedete il palazzo in alto ha tutte le finestre che sono praticamente nere ma sono molto piccole. Man mano che mi avvicino al primo piano aggiungo anche qualche dettaglio in più. Passo adesso a un celeste per quanto riguarda la colorazione dei vetri e intervengo così su tutte le finestre di questo edificio. Per suggerire degli infissi bianchi vi basterà non riempire tutto il rettangolo della finestra, cioè vi basterà dividerla a metà fondamentalmente, dare un piccolo tocco di blu da una parte e un piccolo tocco dall'altra, oppure semplicemente riempite tutto, funziona lo stesso e non succede nulla. Io qua per esempio riempio tutto e nelle ultime finestre invece lascio uno spaziettino bianco tra una parte e l'altra in modo proprio da suggerire l'infisso. Una delle cose che mi diverte di più quando faccio paesaggio architettonico è invecchiare i palazzi, anche magari quando non lo sono, anche quando sono palazzi appena costruiti, mi diverto a fare macchie di vernice, colature, macchie di ruggine. Lo faccio in genere col pennello secco e con un colore mediamente denso e soprattutto nelle zone d'ombra, perché poi lì ci lavorerò col grigio, mettere un po' più di colore in aggiunta in quelle parti mi aiuterà a non avere un dipinto piatto, quindi a non avere un'ombra poi grigia, ma un'ombra colorata. Una volta che ho raggiunto un primo equilibrio, infatti, passo poi al grigio, cioè alle ombre, quindi nero avorio, grigio di Payne, può essere un Bruno Van Dyck con un po' di blu, insomma un grigio neutro, in genere o completamente neutro o leggermente caldo, dipende anche dal soggetto. Questo colore lo passo mediamente diluito su tutte le ombre che ho già individuato prima e sulle quali ho già steso un colore un po' più forte, un po' più brillante, proprio per andare a bilanciare l'ombra che sto dando in questo momento. Il palazzo comincia a prendere forma e tridimensionalità e a questo punto naturalmente rafforzo le ombre un po' più scure per dare ancora più profondità. È chiaro che all'inizio questo tipo di lavoro, se non siete abituati, è un po' strano, perché finché si lavora col colore sembra tutto piatto ed è difficile immaginarsi poi l'effetto che avrà con le ombre. Però effettivamente è una tecnica molto veloce. Come vedete stiamo risolvendo il passaggio in poco tempo. Adesso qui chiaramente su YouTube per praticità è tutto un po' più tagliato, accelerato, eccetera.
Però anche nella versione definitiva e integrale che si trova su Patreon vi accorgerete che tutto sommato non è così lunga la lavorazione di un edificio così dettagliato, che non è nemmeno piccolissimo, nemmeno troppo grande naturalmente, ma che comunque ha tanti dettagli che vengono gestiti tutto sommato in tempi abbastanza veloci. Lavorare per velature su tutto il dipinto comporterebbe molto più tempo, perché ogni volta devo concentrarmi su dettagli di una zona che poi lascio per tornarci magari il giorno dopo 2 ore e devo ripartire da capo. Concentrarsi su un solo edificio, su un solo pezzo del dipinto ci permette invece di vedere e di osservare con attenzione a lungo tutto ciò che vogliamo rappresentare, e stando sempre fermi sullo stesso edificio diventa più facile non perdere il filo, in buona sostanza. Naturalmente poi, come in qualsiasi altra tecnica pittorica, si continua a bilanciare, cioè se mi rendo conto che ho bisogno di un'ombra un po' più scura, chiaramente stendo un'ombra un po' più scura. Io qui lo ripeto ancora, se ho fatto 200 video su YouTube probabilmente l'ho detto 200 volte, però ecco, non guasta mai e può essere utile per chi magari sta iniziando e non ha visto altri video. Nell'acquerello l'intensità è progressiva, cioè si parte dal colore più chiaro e più diluito, che si usa come base per tutto l'elemento che ha quel colore. Quindi in questo caso il palazzo è rosa, do una velatura a tutto del rosa più chiaro che individuo nel soggetto. Man mano che vado avanti quel rosa diventa sempre più denso, sempre più coprente, ma lo utilizzerò solo nelle zone in cui effettivamente serve, lasciando più chiare, e quindi con la prima velatura evidente, i primi passaggi, o meglio le parti più chiare del soggetto, più luminose del soggetto. In questo caso per l'ombra è uguale, do una prima velatura di grigio abbastanza diluito all'inizio, poi man mano che vado avanti intensifico il colore utilizzando un colore più denso, quindi con meno acqua in tavolozza e di conseguenza più coprente, e utilizzandolo solo nei punti in cui effettivamente l'ombra è più scura. Facendo così la sovrapposizione di tutte queste velature ci permette di arrivare all'intensità che stiamo cercando, e ci permette anche di lavorare in maniera graduale, che è perfetto per chi ha poca esperienza, per chi sta iniziando. Quindi io posso dare una velatura molto diluita per iniziare, valutare che effetto restituisce questa velatura molto diluita, e alla fine, una volta che asciuga, posso valutare se intensificarla con un'altra velatura identica o più densa, oppure se va bene così e quindi non devo più toccare il lavoro. Io approfitto di questo breve video per spiegare una volta per tutte una cosa che a volte magari mi avete visto scrivere nei social. Spesso capitano quando pubblico i lavori i commenti: ah, bellissimo, sembra una fotografia, iperrealismo, bellissimo, eccetera eccetera, che sono commenti che fanno sempre piacere naturalmente. Però ecco, quello che faccio io qua si nota in maniera un po' più evidente, non è iperrealismo perché è tutto un gioco di macchie, di tocchi, di colori, e il lavoro visto da vicino non è poi così preciso, ed è proprio quello che sto cercando, non voglio un lavoro preciso. È chiaro che poi visto in piccolo da schermo sembra iperrealismo, però ecco, è un gioco di tocchi, di colori, e tutto gestito in punta di pennello. Per concludere quindi gli ultimi dettagli, che sono di fatto dei tocchi un po' più scuri che servono per intensificare il colore laddove è necessario, e fatto questo il nostro lavoro può considerarsi finito. Un esercizio non semplicissimo, come vi avevo anticipato già nel titolo, ma ecco, si tratta di una tecnica logicamente personale, che ho costruito negli anni rubando un po' dalle tante tecniche che di volta in volta vi propongo in questi video qua su YouTube. Una tecnica che abbiamo approfondito con una lezione, mi sembra, di 10 appuntamenti, una decina di ore di lezione, forse poco meno, forse 8 ore di lezione su Patreon, in cui abbiamo eseguito insieme dall'inizio, quindi dal disegno fino alla fine, un acquerello proprio con questa tecnica che vi ho un po' accennato durante questo video. A proposito di Patreon, vi anticipo una buona notizia, cioè il fatto che adesso ci si può iscrivere gratuitamente a una versione free di Patreon, in cui naturalmente non ci sono tutte le lezioni, però pubblico abitualmente degli aggiornamenti, dei backstage di questi lavori che
che eseguo e ogni tanto metto anche qualche piccolo esercizio o qualche consiglio. Anche di Patreon, vi lascio il link qua sotto. In conclusione, se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti, vi invito a mettere la campanellina, anzi prima iscrivervi e poi a mettere la campanellina al mio canale, così rimanete aggiornati per tutti i futuri video che usciranno e che mi impegno a far uscire settimanalmente. Non mi resta che ringraziarvi per aver dipinto insieme a me, vi auguro una buona arte, una buona pittura e alla prossima. Ciao!